5.000 iscritti. Come festeggiare questo evento, ragazzi, se non con un bel cheat meal? Vediamo già a tavola. 5.000 iscritti. 50. 50. 50 Oreo? Troppo semplice. Un giorno con solo 50 grammi di carboidrati. Troppo difficile. 50 donuts. Corro a prenderli. Caspita, ho dimenticato che siamo in Italia. In Italia non ci sono i donuts, però in Italia puoi trovare dei buoni. Ce l'ho. Ok ninja, vado a ritirare il mio bell'ordine. Voi fate guardia alla macchina e adios. Ed eccoci. Questo è un bel ordine gigante, quindi ci vediamo a tavola. Olè ninja a tavola. 50 croissant. Primo pacco, secondo pacco, terzo pacco e quarto pacco. Questa volta mi sa che abbiamo un po' esagerato. Ma d'altronde, ragazzi, devo celebrare questi 5.000 iscritti, no? Ok, tempo di preparare la tavola. Voglio provare a costruire una bella torre di croissant, quindi datemi un po' di tempo. Mamma mia ninja. Cosa ho creato questa volta? Mamma mia ninja. No, questo è davvero insano, ragazzi. Non so se la posso fare. Abbiamo una montagna di croissant, ben 50 croissant alla crema, alla cioccolata e alla marmellata e... il profumo è amazing. Ma ragazzi, scusate, ma sono troppo agitato. Ok, ninja da tavola. Eccoci qui. Cosa ho creato? Questa cosa un po' mi spaventa, ad essere sincero, perché deve entrare tutto nel mio stomaco e non so se rendo l'idea. Forse è meglio prepararsi anche un po' da bere, no? Quindi tè, cappuccino, Coca-Cola Light, giusto in caso, e ovviamente succo, ragazzi. Non so a voi, ma a me il succo piace da morire. La fine del mondo. Aggiungo anche un contatore qui sotto, così potete vedere quante brioche ho mangiato e quante me ne rimangono da mangiare. E ninja a tavola, partiamo. Primo croissant. Questo è alla cioccolata. Amazing, ragazzi. Potete vedere la cioccolata all'interno. Mamma mia. Il gusto è quasi come la Nutella. Quanto amo i croissant, ragazzi. Il secondo croissant, ovviamente, è all'albicocca. E questo è uno dei miei croissant preferiti perché con la marmellata amazing. Ovviamente, da buon italiano, il zuppo e il cappuccino. Straordinario di tavola. Ovviamente non poteva che mancare un bel croissant alla crema. Anche questo, ragazzi, lo adoro con la crema. Mamma che buona, ragazzi, amazing. Vi devo dire, ragazzi, che sono veramente fantastici, anche perché non sono i soliti croissant che non pesano nulla, questi pesano. Quindi ninja a tavola, ce ne sono certi con la marmellata e anche la crema, quindi doppie calorie per me. Non so se hanno l'idea di ninja a tavola. Questo è proprio da pazzi. Ho trovato un nuovo gusto integrale al miele, perché un po' di pasta integrale ci vuole, no, nella vita. Davvero mielosi, amazing.
Bene, ho perso il conto, ma penso che dovrei averne mangiato una decina più o meno, quindi è tempo di un po' di question answers. Allora, mi avete fatto ben 250 domande su Instagram, sono un sacco. Quindi cosa ho fatto? Ho raccolto le più importanti, le più richieste e le meno complicate. Ho diviso queste domande in 4 categorie. Prima categoria, cheat meal. Seconda categoria, fitness. Terza categoria, personal. E quarta e ultima categoria, stupid. Ovviamente cominciamo con la categoria cheat meal question. Ok, prima domanda. Ti sei mai sentito male dopo un cheat day? Onestamente sì, mi sono sentito male, per modo di dire, nel mio primo cheat meal che ho avuto ben 2 anni fa per il mio compleanno, e lì ho ingerito un sacco di zuccheri tutti in una botta, erano 4000 calorie. Infatti vi posto qui il video se volete darci un occhio. Poi sì, sono stato male altre volte, un fiore allo stomaco, diarrea. Per la mia 20.000 calorie challenge sì, ho sofferto abbastanza. Seconda domanda: ti sei mai chiesto se tutti questi zuccheri nei tuoi cheat day a lungo andare avranno ripercussioni sul tuo fisico? Sì, me lo sono chiesto un sacco di volte, però penso che se hai un buon equilibrio durante la settimana, ti alleni un sacco, rispetti una dieta, mangi cibo sano, penso che una volta alla settimana puoi concederti un cheat day. Ovviamente ne ho questo tipo di cheat day perché questi sono troppo zuccherosi. Terza domanda: dopo un cheat day ti senti in colpa? No ragazzi, sinceramente dopo un cheat day non mi sento in colpa perché, come vi ripeto, durante la settimana mi alleno un sacco, mi alleno veramente un sacco ragazzi. Mi alleno praticamente tutti i giorni, ho un day off forse una volta al mese /2 e durante la settimana sono in deficit calorico sulle 2300 calorie, quindi ovviamente non mi sento in colpa. Anche perché tengo sotto controllo il mio peso e so quando posso permettermi questo tipo di cheat day. Quarta domanda: quale potrebbe essere il limite di calorie in un cheat day? Dipende ragazzi, perché il mio limite è stato di 20.000 calorie per ora. Vedremo più avanti se potremo migliorare. Magari per qualcuno di voi il limite può essere anche soli 5.000 calorie. Dipende dalla persona, sapete. È tipo come quando spingi in panca piana, dipende quanta forza hai. Quando mangi, dipende che stomaco hai. Quinta domanda: come ti prepari prima di un cheat day? Allora, dipende ragazzi, perché se è un cheat day che so che andrò a mangiare sulle 5-6.000 calorie, o un cheat meal, il giorno prima mi comporto come sempre. Magari introduco un po' di cardio, una ventina di minuti a fine allenamento. Se è un grande cheat day che so che andrò sopra le 12-13.000 calorie, allora il giorno prima scarico di carboidrati, nel senso che tengo i miei carboidrati intorno ai 25-50 grammi e ovviamente rispetto alla quota delle mie proteine e dei miei grassi. E la mattina del cheat day, prima di iniziare a mangiare, di solito cardio. Sesta domanda: come ti comporti il giorno dopo un cheat day? Ovviamente non poteva che mancare anche questa domanda. Allora, il giorno dopo il mio cheat day di solito faccio uno scarico dei carboidrati, come nel giorno prima del mio cheat day, e poi a fine allenamento 20 minuti, 30 minuti di cardio, giusto per equilibrare. Settima domanda: da quanto ti sfondi di cheat day? La prima volta che ho iniziato con i miei cheat day sono stati forse 3 anni fa più o meno, quando ho cominciato palestra, sì. Mi ricordo che alla domenica ci davo sempre dentro, ogni domenica di più e ogni domenica di più, fino ad arrivare a questo insomma. Ottava ed ultima domanda: hai mai pensato di smettere con i tuoi cheat day e di iniziare a vivere come le persone normali? No. Non so se riuscite a vedere la quantità di Nutella che c'è in questo croissant. Amazing. E comunque voi ditemi quello che volete, ma inizio a preferire i croissant ai donuts, o forse no. Marmellata. Devo dire, sono stato anche stupito del croissant al miele perché veramente amazing, veramente buonissimo.
Pardonmi. Ok, una ventina dovrebbero essere andate, ho perso il nuovo conto. Ah, che buono il succo. Ora è tempo per le fitness question. Prima domanda. Da quando fai palestra? Più o meno 3 anni? Seconda domanda. Cosa ti ha spinto ad iniziare palestra e cosa ti motiva a continuare questo percorso? Beh ragazzi, inizialmente ho iniziato palestra perché prima della palestra giocavo a calcio. Poi con il tempo, sai, perdi la passione e ho iniziato questo percorso di palestra. Ho sempre avuto la mania per gli addominali, quindi cercavo quello. Cosa mi motiva a continuare questo percorso? Lo specchio, ragazzi. Quando mi vedo allo specchio e mi sento soddisfatto del mio fisico, e allora sono felice di quello che sto facendo e sento di aver raggiunto i miei traguardi. Ovviamente mai accontentarsi. Terza domanda. Come lavoro ti interesserebbe fare il personal trainer o la palestra per te o solo una passione? Ragazzi, per me la palestra è passione e vita, perché ci crediate o no, quando salto palestra per me è come aver saltato un pezzo della giornata. Sì, sono un po' maniaco, lo so, però adoro allenarmi, adoro essere in forma e voglio continuare su questa strada. Per quanto riguarda il personal trainer, no, nel senso che vi reputo una frana a livello di postura e sì, potrei consigliarvi delle schede, potrei consigliarvi degli esercizi, però non mi sento pronto per dedicarmi al 100% per una persona, quindi. Quarta domanda. Come riesci a digiunare per più di 16 ore? Beh ragazzi, vi dico la verità, ho iniziato questo percorso di digiuno intermittente ancora 2 anni fa più o meno e con il tempo impari a digiunare il più lungo possibile. Per assurdo, se io volessi, potrei digiunare anche per 24 ore consecutive e ovviamente allenandomi, l'ho già fatto e sinceramente mi sento bene. È una cosa che va a crescere ovviamente. Non puoi pretendere, se sei abituato a 6 pasti al giorno, di passare a fare un digiuno di 16 ore. Non è facile e non è giusto neanche per il tuo corpo, quindi è una cosa graduale, diciamo. Quinta domanda. Come fai a rispettare la dieta durante la settimana? Ragazzi, quando avete 50 croissant sopra il tavolo in un cheat meal, fidatevi che durante la settimana, dopo tutti questi zuccheri, non vedete l'ora di mangiare un po' di cibo sano, quindi questo è il motivo. Sesta domanda. Sei nato con questo mostruoso metabolismo o te lo sei costruito? Chiaro. Non nasci con il metabolismo, sia chiaro. Certo, ci saranno persone che hanno un metabolismo più alte di altre persone, ma non di tanto. Non pensate che una persona abbia un metabolismo di 10.000 calorie e un'altra persona di 1.000. Bene o male siamo tutti lì. Dipende da quanto ti alleni, dipende dalla qualità di cibo che assumi, dipende dalla tua massa muscolare, dipende dalla tua età. Ragazzi, bene o male il metabolismo è uguale per tutti. Ovviamente il deficit calorico o il surplus calorico lo crei tu con il cardio o mangiando meno. Quindi non crediate ai metabolismi super veloci. Il metabolismo, a mio parere, te lo crei. Settima domanda. Consigli per chi non riesce ad ottenere risultati in palestra? Beh, dipende cosa stai cercando. Stai cercando di dimagrire perché sei in definizione, ovviamente mangia meno. Se sei uno di quelli che dicono non riesco a mettere su massa magra, non riesco ad ingrassare, mangio come un squalo, il mio consiglio, fratello, è mangia di più. Comunque il cappuccino, ragazzi, è amazing. Il cappuccino, prometto, è la migliore colazione italiana. Il cappuccino è finito. Sto facendo un disastro con le mani trascorte. Mi trovo la maglietta perché ragazzi ho un caldo d'oia, i carboidrati iniziano a pompare. Ma vado a lavarmi le mani prima che meglio. Sai che dopo vado a pesare perché sono curioso, davvero pesante. Comunque
30 sono andate, ninja a tavola e cazzarola. Sotto valutato, stasera devo dire che sono davvero pesanti a questo punto. Comunque, tempo per personal question. Prima domanda, quanti anni hai? 31 appena fatti. Seconda domanda, quanto sei alto? Questo me l'avete chiesto in 5.000. 1,68, nano da giardino. Terza domanda, dove abiti? Nel Veneto, in provincia di Padova, un paesetto chiamato Gran Torto. Quarta domanda, qual è stato il tuo massimo peso raggiunto? L'anno scorso ho toccato la bellezza dei 78 kg, ragazzi. Ero davvero un ciccione. Quinta domanda, attualmente stai lavorando? Attualmente sto cazzeggiando. No ragazzi, mi sono preso un paio di mesi di relax però forse è l'ora che inizi a lavorare, a fare qualcosa insomma. Sesta domanda, qual è il tuo sport preferito? A dire la verità, una volta ero amante del calcio, ma adesso l'ho perso veramente. Ho giocato un sacco a calcio da quando ero giovane, ho giocato per 10-15 anni più o meno. Diciamo che il mio sport adesso come adesso è correre, bicicletta e ovviamente palestra. Settima domanda, qual è il modello del tuo smartwatch e della tua bilancia? Allora, attualmente sto usando un Fitbit Ioni, mi trovo veramente bene perché lo uso con il GPS per andare a correre, mi misura i passi del giorno, mi misura i battiti cardiaci durante la giornata, mi misura le ore di sonno della notte, molto importante, e sì, insomma mi accompagna per tutta la giornata. Mentre per quanto riguarda la bilancia, fa sempre parte della serie Fitbit e la Fitbit Aria. L'ho consigliata a tantissime persone perché il design è veramente bellissimo, ti misura la percentuale di massa magra più o meno precisa, veramente più o meno precisa, e ci tengo a dire che non sono pagato da Fitbit per sponsorizzarla, però Fitbit, se stai vedendo questo video, almeno pagami il 50% di questi croissant. Ottava domanda, perché hai iniziato a fare video su YouTube? Beh, ho filmato il mio primo video ancora 2 anni fa, così per curiosità. Un giorno ero annoiato e ho detto perché non filmare uno dei miei CD? Li praticavo già da tempo, ho detto proviamo, lo mettiamo in internet, vediamo cosa succede. Poi per 2 anni, vi dico la verità, non ho più aperto il mio profilo e l'ho aperto solo quest'anno e ho visto che c'erano 10.000 visualizzazioni e 56 iscritti. Allora mi sono detto, in un periodo di noia ovviamente nell'UK, perché non provare a continuare questa strada e vedere fino dove arriviamo? Ed eccoci qui. Nona domanda, ti saresti mai aspettato di arrivare dove sei ora e di avere tutto questo supporto dei tuoi iscritti? Vi dico la verità, no. Non nel senso che ho iniziato con del materiale scarso, parlo a livello fotografico, a livello editing, non ho investito dall'inizio, infatti i miei primi video, se li andate a guardare, la qualità è veramente brutta. Poi negli ultimi 2 video ho acquistato questa telecamera con cui sto filmando e la qualità è migliorata davvero molto. Ho imparato ad usare più o meno bene i programmi per l'editing e ragazzi, sono felice che mi seguite, sono felice di farvi sorridere e specialmente sono felice di motivarvi, quindi grazie veramente per esservi iscritti al mio canale e grazie per essere iscritti alla mia corazzata di Ninja da tavola. Decima e ultima domanda, entrerai mai nella community fitness Italia? No! Scusatemi un oscillante, però ci tengo a dire che sì, ragazzi simpaticissimi, però per me il fitness Ninja da tavola è un'altra cosa. Questo è fitness. Sento un po' pieno. Comunque ne ho mangiato una trentina, anzi le vado a contare perché sono curioso. 16 ne rimangono, quindi ne ho mangiate 34 e vi dico la verità, ho sottovalutato questa sfida perché questi sono veramente pesanti, anzi curiosità adesso ne peso uno perché sono proprio curioso. Ok, tagliamo la bilancia a 0, andiamo a prenderne uno, vediamo per curiosità cosa possono pesare. 88 grammi, 87 grammi. Ok, Ninja, lì un po' di roba. Buono. Maledetti croissant, mi stanno mettendo al tappeto. Un litro di succo andato.
forse devo affrontare questa challenge con un cheat day, non con un cheat meal. Comunque. Ragazzi, sono full. Comunque, andiamo per Stupid Questions. Sempre se riusciamo a farle perché lo stomaco sta esplodendo. Prima domanda: tette o culo? Culo e tette. Ma prima, culo. Seconda domanda: quanto spendi in carta igienica? Dipende quanti cheat day mi concedo alla settimana. Terza domanda: quanto pesa un caccone post cheat day? Allora ninja, che ci crediate o no, una volta in UK ho intasato il water e non sto scherzando, in un mio cheat day è successo. La mia coinquilina, se sta guardando il video, può confermare nei commenti. Quarta domanda: come andavi a scuola? Alle medie a piedi perché erano qua nel paese, alle superiori invece avevo 20 km da fare, quindi in corriera. Quinta domanda: la spinacina meglio in padella o al forno? Meglio un croissant? Anzi, se ne vuoi uno perché io sono pieno. Ragazzi, ad essere sincero, non mi sento di continuare questa challenge. Scusate una sete bestia. Quindi togliendo questi 10 croissant, le calorie totali di questo cheat meal sono state queste qui. Penso che siano parecchie lo stesso, no? Ninja da tavola, questo era il mio speciale 5.000 iscritti cheat meal. E questo sono io il giorno dopo, senza barba. Sì ninja, perché la mia macchinetta ha smesso di registrare proprio alla fine del video e non sono riuscito a chiuderlo. Comunque mi avete fatto un sacco di domande nell'ambito UK, ma ho pensato bene che forse è meglio parlarne in un altro video perché ho veramente un sacco di cose da raccontarvi. Le domande sono state tantissime, quindi se avessi iniziato a parlare della mia esperienza in UK, ragazzi, 20 minuti di video non sarebbero mai bastati. Quindi toccheremo questo argomento in futuro. Ora lasciatemi un attimo spiegarvi questo cheat meal. L'ho veramente sottovalutato. Pensavo di riuscire a distruggere 50 croissant in un solo cheat meal, ma questi croissant, ragazzi, erano veramente pesanti. Pensavo che questi croissant fossero molto più leggeri, ma invece mi hanno dato una botta di zuccheri assurdi e mi hanno messo al tappeto. E ci tengo a dire che non li ho mangiati tutti in una botta, perché ne ho mangiati più o meno 30 e poi ho dovuto ricaricare questa videocamera perché la batteria era finita, quindi ho avuto una sosta di un'oretta e mezza per poi riprendere con i restanti 10 croissant. Ovviamente se eri riuscito a distruggere questa torre, se avessi affrontato questa sfida come un cheat day, avrei iniziato a mangiare questi croissant verso le 6:30, 7 di sera. Metteteci dentro il tempo che mi sono fermato a rispondere alle vostre domande, il tempo per mangiare, e si sono fatte le 10:30 di sera, quindi comunque non vi preoccupate perché questi 10 croissant sono andati mangiati il giorno dopo dalla mia famiglia e da qualche amico, quindi nessun croissant è stato abbandonato per strada in questo video. Prima di chiudere il video, ragazzi, volevo solo confermarvi che il prossimo video sarà un full day of pizza, finalmente, perché me l'avete chiesto veramente in tanti. Sapete quanto amo la pizza, quindi il prossimo video full day of pizza. Spero che vi sia piaciuto questo special 5.000 iscritti cheat meal, spero che vi sia piaciuto il mio primo question answers, spero di avervi risposto un po' a tutti. Come sempre vi ricordo, se ancora non mi seguite in Instagram, iniziate a farlo fin da subito. Mi trovate con il nome BGThomas1987. E la cosa più importante, se non vi siete ancora iscritti al mio canale, fatelo immediatamente, cliccate proprio qui. Ninja da tavola, noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo video e nel frattempo stay fit e stay hungry.